penultima amichevole dell'Inter prima dell'inizio del campionato. I gol li ricordiamo di Lacazette nel primo tempo per il Lione, di Cherki sempre per il Lione nel secondo tempo. L'Inter che quindi va sotto 2-0, poi la rimonta con Lukaku e Barella al 65esimo che consente all'Inter di pareggiare, e la partita poi si chiude appunto sul 2-2 risultato finale. Un'altra amichevole importante perché, dicevamo Simone, il Lione la prossima settimana inizierà il suo cammino in campionato, quindi per loro ma anche per noi, visto che noi partiremo tra 2 settimane, era partita vera sostanzialmente, ed infatti anche le scelte da parte del mister oggi forse per la prima volta abbiamo visto la formazione più vicina a quella che potrebbe essere l'Inter titolare di questa stagione. Di fatto, di quelli che sulla carta dovrebbero essere i titolari, mancavano soltanto Skriniar, che poi è subentrato nel secondo tempo, anche questa notizia importante, il ritorno ovviamente di Milan Skriniar, e Gosens sulla sinistra che è stato sostituito da Di Marco. Un Di Marco che è uno dei temi principali di questa partita e tra poco sicuramente ne parleremo. Però Simone, se devo dire che cosa mi porto a casa di questa gara, intanto vabbè, lo sapevamo, partita in cui l'Inter va sotto 2-0, subito ho iniziato a leggere di tutto e di più, i commenti ovviamente subito molto molto negativi, non da parte di tutti ovviamente, ma da parte di molti. Un Inter che dal mio punto di vista ha fatto una buona partita contro un avversario tosto, in forma. Mi ha sorpreso anche il livello di organizzazione e di qualità del gioco da parte del Lione nello stretto di prima, molto molto bene. Qual è la critica che ho mosso io soprattutto nel primo tempo? Il grosso problema dell'Inter secondo me oggi, quello che ci portiamo dietro anche dalla scorsa stagione, ovvero che per segnare 2 gol comunque abbiamo dovuto creare una mole di occasioni enormi, ne abbiamo sbagliati tanti e ancora una volta dicevamo rischiavamo di perdere una partita, per quanto oggi a me il risultato interessasse fino ad un certo punto, però rischiavi di perdere ancora una volta una partita dopo che ad un certo punto potevi tranquillamente stare almeno 2-0, per non esagerare sicuramente, e quindi questo dispiace, ecco, il fatto comunque è una cosa sulla quale bisognerà lavorare, una maggior precisione sotto porta. Dietro prendiamo il primo gol per un po' una disattenzione, il secondo anche per una difesa abbastanza sbilanciata, anche un pizzico di fortuna nel contropiede del Lione, e poi la rimonta. Comunque io credo che secondo me il grosso problema sia stato proprio nel non finalizzare, e una difesa che prende gol soprattutto nei contropiedi. Siamo ancora in una condizione fisica da ottimizzare. A difesa schierata comunque reggiamo, quando invece vanno in campo aperto e li lasciamo nell'1 contro 1 rischiamo qualcosina in più. Che ne pensi? Sì, chiaro, poi il Lione, lo dicevamo anche in cronaca, ha dei giocatori che nell'1 contro 1 comunque sono bravi e sono costruiti per questo, quindi questo ti aiuta ulteriormente a far notare questa difficoltà. In linea generale condivido la tua lettura, e questa cosa del tirarsi dietro pregi e difetti, o forse in questo caso più difetti in realtà, dell'anno scorso, è un problema per certi versi, perché non avessimo quel precedente potremmo dire vabbè, la condizione fisica, un po' di sfortuna, però purtroppo sono 2 anni ormai che, perché anche prima di Inzaghi c'era un po' questo problema di fare tante occasioni, concretizzarne poche, e spesso questo veniva abbinato al gol subito al primo tiro o al secondo tiro. Io giustamente mi riservo di vedere poi quando le partite conteranno e quando la condizione sarà, almeno sulla carta, quella effettiva, quindi non al 30 luglio ma al 13 agosto. Però questo è da considerare. Devo anche dire, aggiungo una cosa che non hai detto, vediamo se è un caso, però da quando è entrato Skriniar la musica in difesa è cambiata. È vero Sì. che poi anche il Lione intanto ha fatto dei cambi, quindi anche loro avranno magari un po' indebolito la squadra, la partita andava verso la conclusione, però questo è quello che è emerso, quindi questa te la butto lì. E per il resto molto bene Di Marco, sì, lo citavi all'inizio, a me è piaciuto, resto comunque convinto che da difensore centrale, con tutti i suoi limiti, complessivamente sia meglio rispetto ad esterno, però so che molti non sono d'accordo, ma ci sta. No, sono d'accordo. Questa è un'indicazione secondo me molto interessante che arriva dalla partita di oggi, perché in assenza di Robin Gosens viene schierato Di Marco sulla sinistra con Bastoni in difesa, chiaramente nel suo ruolo. Diciamo che con 2 giocatori che vengono spesso impiegati in difesa, lì da quella parte pensavamo di essere più coperti, ed invece è dove siamo andati più in difficoltà. Dall'altra parte
ho visto questo gusto di cui abbiamo parlato spesso durante la live, che ha ben impressionato, lo stesso Tete che avevamo già affrontato ai tempi dello Shakhtar, che nell'1 contro 1 ci ha spesso messo in difficoltà, quindi qualche dubbio ce l'ho anch'io sul fatto che Di Marco possa tenere tutta la fascia in questo 3-5-2, in questo sistema di gioco, però tanti palloni pericolosi, molto interessanti, sono nati proprio dai piedi di Di Marco, uno tra tutti il gol proprio di testa di Romelu Lukaku. E a proposito di Lukaku, Simo, dicevamo prima della partita, abbiamo letto dei tweet, qualcuno che parlava di un Lukaku fuori forma, anzi sovrappeso, dicevamo, a me anche oggi è sembrato un giocatore ancora forse al 60-70% della condizione fisica, perché appunto è in piena preparazione, però abbiamo visto un Lukaku che fa tutta la differenza del mondo, secondo me, in quest'Inter. Cioè, l'Inter lo abbiamo visto forse nel finale soprattutto, sostituendo Dzeko con Lukaku, quei palloni che con Lukaku rimanevano incollati lì e diventavano occasioni da gol, purtroppo Dzeko non li ha tenuti e venivano persi o comunque erano meno preoccupanti per la difesa avversaria. Invece Lukaku le sponde, l'intesa con Lautaro Martinez, si è mangiato qualche gol di troppo, perché anche nel primo tempo un colpo di testa che non era una grandissima occasione, è vero, però comunque ha avuto la buona opportunità di testa, ma poi un altro al 26esimo veramente importante se lo è mangiato, e quindi poi arriva anche il gol, però lì diciamo fuori forma, sovrappeso, ma invece proprio grazie al suo fisico secondo me abbiamo visto un Lukaku che è riuscito a conquistare lo spazio e a segnare quel gol e a creare anche altre occasioni. Io ripeto, per me con Lukaku ripartiamo di nuovo un gradino sopra a livello di soluzioni offensive e di pericolosità offensiva, e quella di oggi è un'altra tappa che mi aggiunge un segnale incoraggiante in questo senso. Sì, poi visto che vedo anche nella nostra chat in diretta qualcuno che diceva non possiamo cambiare sempre in blocco, no? Cioè i due attaccanti fuori insieme dentro le due riserve, centrocampisti lo stesso, non accadrà. Cioè, l'anno scorso spesso è accaduto anche perché c'era una squadra forse soprattutto in attacco più livellata, perché alla fine non c'era quello che spiccava. Sì, Lautaro ha fatto bene, però non è che ci ha trasmesso per tutto l'anno il senso di essere la stella. Io immagino, e se non dovesse essere mi arrabbierò, perché per me questo è un presupposto, che Lukaku, se sta bene, gioca il 90% dei minuti della stagione. Lo faceva con Conte e lo deve fare quest'anno. E questo è, cioè, banalmente, l'anno scorso non vedevamo una grossa differenza, forse. Quest'anno si nota. Quest'anno hai aggiunto un giocatore di un livello nettamente più alto di tutti gli altri che è Lukaku, che peraltro va a creare una coppia che è tra le migliori a livello internazionale con Lautaro. Quindi tu mi togli la Lula, mi metti chiunque degli altri due, e chiaramente si nota la differenza. E quindi per questo dico, non penso che Inzaghi l'anno prossimo farà spesso quella cosa che faceva l'anno scorso con Sanchez e Correa. E ripeto, se dovesse farlo mi arrabbierò e non ho problemi a dirlo già oggi, perché Lukaku non lo puoi gestire come un giocatore normale, e lo stesso vale per Brozovic, per Skriniar e quei 3-4 big che sono a un livello nettamente più alto. Questa è un po' la sintesi. Sì, sono d'accordo, ne avevamo parlato tra l'altro anche in settimana nel club di Passione Inter, quindi ci sta. Butto lì anche altre considerazioni sparse, dicevamo anche a livello di sinistra, di corsia. Sono curioso di vedere se questa cosa verrà confermata anche la settimana prossima, perché al posto di Bastoni oggi ha giocato poi Darmian e non Di Marco, quindi vediamo se oggi è stato, diciamo, seminato una novità sulla corsia di sinistra, con Darmian convertito a vice Bastoni e Di Marco magari avanzato, oppure se si è trattato solo di una situazione legata alla partita di oggi. Gosens ha avuto spazio nel finale, non c'è stato molto da vedere sinceramente nella prestazione di Robin Gosens. Tra i subentrati, Simo, in generale le fasce dobbiamo migliorare nel gioco sulle fasce. Vedo un Inter ancora poco pungente lì, molto meglio quando può andare in verticale. Onana oggi molto bene, nel finale fa una parata reattiva decisiva, manda il pallone sulla traversa dopo un colpo di testa di Dembélé e salva praticamente il risultato. Molto bene coi piedi quando può andare in verticale, un errore che rischiava di costare un po' caro, ma quando provi
la giocata quando aumenti il tasso di rischio dei tuoi passaggi, ci sta che un errore possa capitare, però per fortuna poi non è arrivato un gol, non è successo nulla. E dicevo, tra le altre cose, mi è piaciuto molto l'ingresso in campo di Mkhitaryan. Non ha fatto cose spaziali, però l'ho visto in crescita rispetto alle prime apparizioni. Non so se anche tu ti eri appuntato qualcos'altro in questa partita. No, su Mkhitaryan son d'accordo. La primissima uscita era stata negativa e già erano partiti dei commenti, ma era evidente che fosse una questione soprattutto fisica, visto che arrivava anche da un infortunio, e sono convinto che farà bene. E sempre rimanendo sul centrocampo, mi ricollego, è un discorso simile a quello che ho fatto un attimo fa sull'attacco. Nelle amichevoli è normale che si facciano rotazioni complete e cambia semmai il minutaggio, magari nelle prime amichevoli lo facevi al 60°, oggi l'hai fatto un po' più tardi, però che vengano cambiati tutti è normale. Non mi aspetto francamente che nel campionato in Champions vedremo il trio di centrocampo in blocco sostituito. Io mi aspetto alto minutaggio per Mkhitaryan, alto minutaggio per Aslani, non alto minutaggio per Gagliardini, per esempio, perché anche in questo caso è evidente la differenza di qualità. Quindi non facciamoci traviare dalle dinamiche delle amichevoli. E lo stesso si potrebbe dire anche per gli esterni, paradossalmente, perché poi Bellanova e Gosens entrano in un momento in cui la partita va verso la fine, le squadre sono più stanche, eccetera. Non è la stessa cosa che giocarla dal primo minuto. Quindi sicuramente c'è da migliorare, però non dimentichiamoci anche questo aspetto. E per il resto, insomma, bene anche Skriniar, lo dicevamo prima, è entrato, ha fatto benissimo e speriamo di poter continuare a commentarlo da qui ai prossimi mesi. Decisamente, speriamo di sì. Chiudiamo qui la nostra analisi, ci rivediamo poi come ogni giorno ovviamente con un altro video tutti i giorni, la diretta alle 19:30 per approfondire ulteriormente, mentre se volete chiacchierare direttamente con noi anche al di fuori delle dirette, ovviamente vi aspettiamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra splendida community. Mi raccomando, vi aspettiamo, vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando.